Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, il video che ci approcciamo a fare oggi è un video molto potente, come gli altri del resto, cioè molto trasformativo. Allora, c'è qualcosa che ti sta cercando. Il senso è, sei pronta o pronto a farti trovare? Questo video nasce come ispirazione di un segreto sciamanico bellissimo che mi ripeto ogni volta. È una delle prime cose che ci insegnano con lo yoga sciamanico, no? Il segreto è questo. Se il Bhakta, che è l'amante del divino, cioè l'umano, cerca ardentemente Bhagavan, che è il divino nel suo aspetto di puro amore, allora il Bhagavan cerca ardentemente il Bhakta. Allora, con questo segreto sciamanico mi è venuta l'ispirazione di questo video. Quello che vi ho detto adesso è proprio è una legge spirituale, ma anche una legge naturale, no? Cioè l'amore che cerchi ti cerca. Il fuoco che ti anima vuole ardere in te. Quando cammini nel mondo facendo ciò che ami, ciò che ti ricarica e che invece di scaricarti, più lo fai, più ti ricarica, no? Tu non stai solo seguendo un sogno, stai rispondendo a una chiamata dell'anima. Perché il tuo spirito non è mai stato solo, non vi siete mai separati, siete distinti, ma non separati. Ecco, se senti questo richiamo è perché qualcosa sta bussando da dentro e da fuori. Una forza ti sta cercando, il Bhagavan, attraverso il cambiamento che nel mondo si sta manifestando intorno al tuo mondo, no? E oggi in questa lettura voglio aprire la soglia per capire cosa ti sta cercando, come puoi riconoscerlo e soprattutto come non nasconderti più. Allora, quello che faremo oggi è un cammino iniziatico e la chiave è una sola. Sei pronta? Sei pronto a farti trovare? Allora dividerò queste due varianti che possono essere assolutamente sentite come un messaggio unico. Magari ne ascolti una, poi l'altra. Allora, nella prima variante andiamo a leggere il destino che sta incamminandosi verso di te nell'incontro sacro con il tuo vero cammino. Quindi andiamo a vedere l'incontro sacro con il tuo vero cammino nella prima variante, dove ho scelto il veggente. E nella seconda variante ho scelto l'amato, perché è l'amore che ti sta cercando anche se tu non lo sai. Ok? Quindi andiamo a fare questo lavoro sciamanico bellissimo, mistico, e andiamo a vedere cosa si sta avvicinando a te attraverso il cambiamento del mondo, quale parte di te lo sta già chiamando, anche senza saperlo, nella prima variante, cosa rischi di non vedere, di ignorare, mentre quello che ti sta cercando, che può essere una donna, un uomo, un cambiamento, un lavoro, qualcosa ti cercano, e come puoi aprirti pienamente per farti trovare. Sia nella prima variante che nella seconda variante. Nella prima, ripeto, andiamo a vedere l'incontro sacro con il tuo vero cammino. Nella seconda andiamo a vedere l'amore che ti sta cercando, anche se non lo sai, ok? Quindi, ragazzi miei ragazzi, scegliete da dove partire, prima o la seconda, o se ne vuoi sentire solo una in questo momento, poi più tardi o nei giorni a seguire ti vuoi ascoltare l'altra, sotto all'info box c'è la timeline di ogni variante, ok? Lasciati ispirare e partiamo dalla prima, il veggente. Allora, andiamo a vedere adesso, prendiamoci queste, mettiamo 5 carte. Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno iniziato con la prima variante, chiedo al mio sposo mistico, l'amante celeste, di realizzare questa creazione per te. Allora,
cosa si sta avvicinando a te attraverso il cambiamento del mondo. Cosa si sta avvicinando a te? Vediamo adesso quale parte di te lo sta già chiamando, anche senza saperlo. Cosa rischi di non vedere, di ignorare mentre lui ti cerca, o mentre lei ti cerca, o mentre esso, questo cambiamento, ti cerca? Come puoi aprirti pienamente e farti trovare? Carta di chiusura. Qual è il dono che riceverai quando vi incontrerete? Mettiamola qua. Allora, ragazzi miei ragazzi, il senso di questa prima stesa è proprio la connessione con il tuo scopo, cioè con la vocazione, con la missione, la riconnessione con il divino personale, che non è dogmatico, no? Il divino personale è proprio il tuo spirito guida, il tuo daimon, si direbbe nello sciamanesimo, no? E l'attivazione del Dharma. Quindi se ti senti persa, se ti senti perso, però in realtà è già al centro del tuo sei già al centro del tuo cammino, no? Senza riconoscerlo. Andiamo a vedere adesso questa stesa di consapevolezza iniziatica, cosa ci racconterà. Allora, ti chiedo di fare un bel respiro profondo, mettiamo questa qui. Ti chiedo di fare un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa si sta avvicinando a te attraverso il cambiamento del mondo? Ok? Vediamo. Il mondo, ci picchia. Il mondo si apre e si apre per te. Quando questa carta appare non è solo un invito, è una dichiarazione sacra. Ti dice, la vita ti ha vista. Il cambiamento che percepisci fuori, che sono la confusione, le crisi, i portali che si chiudono e si aprono, non è contro di te, è per te. Il mondo ti sta venendo incontro con una chiusura karmica. C'è qualcosa che stai finalmente completando. Può essere un ciclo lungo, profondo, forse millenario. E adesso l'universo intero sta preparando il tuo ritorno. Questa carta è come se ti dicesse: ciò che si avvicina a te è una versione integrata, espansa e compiuta della tua vita. Una nuova scena, mi verrebbe da dire, una nuova identità. Non si tratta di cambiare tutto, si tratta di riconoscere che tu sei già cambiata o cambiato. Allora questa carta mi fa pensare, no, nel dirti: sei pronta a vederti nuova? Sei pronto a vederti nuovo? Ti chiedo una cosa, no? Poi me lo scrivi. Cos'è che senti di aver chiuso di recente? Che cos'è? Cioè, quale capitolo si sta spegnendo mentre qualcosa bussa? Metti l'attenzione su questa domanda, no? Cioè, cos'è che senti di aver chiuso? Può essere un modo di fare, un modo di pensare, un modo di agire, una relazione, un modo di vedere le relazioni, o un modo di percepire la vita. Cos'è? Cioè, ti sto facendo proprio la domanda, no? Pensaci. Perché c'è qualcosa che sta bussando, no? Cos'è che senti che sta bussando? In questo modo noi facciamo proprio un'auto non analisi, quella la fa la mente, consapevolezza.
Ok, vediamo adesso quale parte di te lo sta già chiamando anche senza saperlo. Beh sì, il paggio di coppe. Una parte tenera, bambina, visionaria. Dentro di te c'è una creatura che non ha smesso di sognare. Il paggio di coppe è la parte della tua anima che manda messaggi nella bottiglia, che disegna cuori sulla sabbia, che crede ancora nella bellezza anche quando nessuno la vede. Forse l'hai messa a tacere questa parte, forse ti sei detta o ti sei detto che la vita vera era fatta di bruttezza, no? Di lotte. Sì, la vita è lotta, perché l'amore è lotta, però contro le tue stesse resistenze. È proprio quella parte lì, la più fragile, la più pura, che sta chiamando il cambiamento. Cioè, questa carta mi dice che fondamentalmente la tua anima sogna di essere ritrovata e lo fa sognando un amore, un progetto, una danza, un canto. Non importa che forma prenderà, ma questa carta ti dice non ignorare la voce dell'innocenza mistica che vive in te, perché è lei che sta aprendo la porta al nuovo. Ti faccio un'altra domanda qui, sempre per lavorare bene, no? Allora, quale sogno apparentemente piccolo continua a tornare nella tua vita? Quale sogno? Scrivimelo giù. Quale sogno apparentemente piccolo continua a tornare nella tua vita? Sai perché? Perché se continua a tornare quel sogno, quell'idea, è lì, è lì, è quella la chiave. Mi sta venendo anche di chiederti, quando è che ti sei sentita pura e innamorata senza motivo? O puro e innamorato senza motivo? Ok? Scrivimelo, perché questa stiamo facendo proprio trasmutazione insieme, ok? Ok. Vediamo adesso cos'è che rischi di non vedere mentre quello che sta arrivando ti sta cercando. Mi spiego, cos'è che rischi di non vedere? Vediamo. Ah, il 6 di denari abbiamo qua. Eh sì, guarda, mo ti dico una cosa. Stai ricevendo più di quanto pensi, però non te ne stai accorgendo, già adesso. Stai ricevendo più di quanto pensi, ma non te ne accorgi. Quindi il rischio adesso è confondere il dare con ricevere, oppure credere che ricevere ti renda debole, non so se mi spiego, cioè il 6 denari ti mostra un disequilibrio sottile, probabilmente stai cercando di, come dire, di meritare ciò che ti spetta, già per diritto di nascita, ok? Magari stai aiutando tutti, offrendo, dando, però ti accorgi che non riesci a ricevere con la stessa apertura. Quindi ciò che ti sta cercando non vuole che tu faccia di più, vuole che tu ti lasci amare, ok? Questa carta ti dice: smetti di pensare di dover fare qualcosa in cambio. Ecco. L'amore vero o il destino vero o la strada giusta si offrono e tu devi solo aprire le mani. Grazie. Allora, io mi viene subito una potente formula psichica da recitare in questo momento.
Io prendo ferma risoluzione di permettermi di ricevere senza debiti sacri. Io prendo ferma risoluzione di permettermi di ricevere senza debiti sacri. Ok? Vediamo adesso la quarta carta. Come puoi aprirti pienamente e farti trovare. E infatti, la resa. 10 di spade. Attraverso la resa, attraverso il crollo, attraverso la morte del controllo. Il 10 di spade è brutale, però è necessario. È l'ultimo colpo di spada. Quello che non ti uccide, ma ti sveglia. Allora, questa carta ti dice: non puoi essere trovata o trovato finché sarai impegnata a sopravvivere. Ci sono ancora schegge di te che combattono, resistono, trattengono, però il portale che sta arrivando non può essere attraversato con tutto il tuo vecchio bagaglio. Per farti trovare davvero dovrai lasciare morire una parte di te. Non una parte cattiva, perché non esistono parti cattive, ma una parte che non ti serve più, che io credo sia il bisogno di approvazione, il senso di colpa e la maschera dell'apparente forza. Lasciati andare, lasciati andare. Allora facciamo insieme questa consapevolezza adesso, no? Io ti chiedo, cos'è che sta morendo in te in questo momento? Cos'è che sta morendo in te? Scrivimelo. Qual è la stanchezza che non vuole più essere nascosta? Qual è? Qual è? E perché qua è una cosa bellissima, è la tua bambina, il bambino, quella parte innocente mistica, che sta chiamando. Il veggente lo sa. Il veggente è la bambina, il maestro, la stessa cosa, no? Tu sai che, come ho spiegato nel video sulla Kundalini, la prima sequenza fluida yoga sciamanico, ti ho detto che il maestro interiore vive nel quarto chakra. Nel quarto chakra ci sono 3 personaggi psichici. Nella parte più in superficie c'è la dama o il cavaliere, quella sensazione di sentirti sempre innamorata di tutto e tutti. Nella parte più profonda c'è il genio, il vero genio, e nella parte ancora più profonda c'è il maestro interiore, che secondo i Rig Veda, gli Inni e Veda, ha le dimensioni, misura come dimensione il pollice di una mano ed ha le sembianze di un bambino che ride. Quindi il Bhagavan ti sta cercando forte, perché tu, Bhakta, stai cercando ardentemente Bhagavan. Quando desideri veramente qualcosa, quel qualcosa ti sta desiderando ardentemente anche lui, quel qualcosa. Che sia una relazione, che sia un amore, che sia una missione, un ideale, mi spiego? Non so se senti, ci sono anche le campane, appunto. La morte mistica l'abbiamo elaborata già in questo momento, Ok. Vediamo adesso, carta finale. Qual è il dono che riceverai quando vi incontrerete? Tu e il tuo desiderio, tu il tuo ideale, tu quello che stai cercando. Sì, è il 5 di denari. Sai qual è il dono? La verità della tua solitudine, che non è mai stata reale. Il dono è lo strappo del velo. Questa carta, che spesso viene vista con dolore come abbandono, in questa posizione in realtà è la fine dell'illusione della separazione. Tu non sei sola, non sei solo e non lo sei mai stata, ma per capirlo dovevi attraversare l'inverno.
Il 5 di denari ti dice una cosa. Quando ti farai trovare, riconoscerai che la porta era sempre aperta, che l'amore ti stava già aspettando, anche nella notte più buia. E quindi qui il dono è una cosa pazzesca, è la riconciliazione con l'origine, il ritorno sacro al cuore, una comunione. E allora, finalmente, potrai camminare anche nel freddo, senza sentirti più esclusa dalla casa del mondo, o escluso. E allora, quello che mi viene da dirti, da tutta questa stesa, no? Chiediti in questo momento, sei pronta o sei pronto a essere vista nella tua verità? Allora, se la risposta è sì, allora oggi il mondo ti ha trovato. È una stesa poetica, bellissima, di grande iniziazione. E adesso voglio arricchirla con degli oracoli. Abbiamo realizzato l'incontro sacro con il tuo vero cammino. E a proposito di questo incontro sacro, cosa hanno da dirci gli oracoli? Buone notizie, una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Ci sono ottime notizie in arrivo, proprio come una stella marina. Jolly, la situazione è confusa, prendi un'altra carta, nonostante tu non la veda in questo momento, nonostante tu non veda in questo momento il suono della bambina o del bambino chiaramente, perché la mente ti confonde. Fede impeccabile in quello che ti sta chiamando. Qua è necessario lasciarsi fluire forte le proprie emozioni con il perdono. La tua vita migliora lasciando i pesi che ti affliggono mentalmente. Allora la carta del perdono è la carta del accogliere le proprie emozioni, no? E lasciarsi fluire le proprie emozioni significa entrare in comunione con il proprio sposo o sposa celeste invisibile. E la confusione si appianerà ogni volta che tu a ogni emozione dici sì, lo voglio. E ogni volta che tu a ogni emozione dici sì, lo voglio, allora il divino trova un'altra traccia di te ed è lì per te e scoprirai che mai sei stata sola o solo. Ancora. Un viaggio renderà speciale la tua vita. Molti di voi si sposteranno sia fisicamente che in coscienza. Ci può essere un viaggio anche legato al mondo qua, no? Ci può essere un viaggio che la tua bambina o il tuo bambino voleva fare da tempo, magari un sogno nascosto che realizzerai grazie a questa
a questa prova, non è più una prova iniziatica, ci sei già, che realizzerai grazie proprio a lasciarti andare al vecchio bagaglio, no? Cioè, mentre il tuo io muore, una parte di te muore, finalmente tu inizi a vivere. Allora è una parte di te che non ti serve più, che magari ti stavi portando in viaggio da sempre, in viaggio nella tua vita, no? Che può essere il bisogno di approvazione, come ti ho detto prima, il senso di colpa, la maschera di essere sempre forte. No, 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 no. Shh, scivola tutto via. Lascia proprio andare, perché il senso è proprio questo. Ciò che ti sta cercando non vuole che tu faccia di più, vuole che tu ti lasci amare. Lasciarti amare significa concederti alle emozioni, qualsiasi emozioni siano. Permettiti di riceverlo, devi solo aprire le mani, ok? Wow, vediamo ancora cosa ti dicono gli Angelion. È bellissimo, incontro con il vero sé, purezza del cuore, qua la purezza della bambina, del bambino, Ragazze mie ragazzi, molti di voi stanno già facendo a manetta il rituale per recuperare il potere occulto, no? Dove metto alla fine il rituale della buona riuscita con il bambino interiore. Ecco, questa è proprio la stesa, che ti richiama che stai facendo bene se lo stai facendo e di continuare a farlo. L'incontro con il vero sé è proprio l'eliminazione dei bagagli karmici. Ok, cos'altro? Abbraccio, affetti, famiglia, amicizia, permetterti di ricevere amore. Cosa ti ho detto prima? Il sei denari, il dare e ricevere, no? Qua tu ti meriti tutto ciò che hai e che sta arrivando, quindi come ti ho detto prima, se stai cercando di meritare ciò che ti spetta già per diritto di nascita, no! Se per esempio tu aiuti gli altri offrendo, dando aiuto, no? Però ti accorgi che non riesci a ricevere con la stessa apertura, allora smetti di pensare di dover fare qualcosa in cambio. L'amore vero, il destino vero, la strada giusta si offrono, devi solo aprire le mani. Grazie, grazie, grazie. Ok? Mettiamone un'altra in chiusura. Fai il vuoto è tutto. Qua si sta per fare il vuoto, in questo viaggio straordinario, affinché tu abbracci l'incontro sacro col tuo vero cammino, devi fare il vuoto, devi fare spazio, lo stai già facendo con i rituali, le pratiche, la consapevolezza, anche con le domande che ti ho fatto adesso. Semplicemente anche rispondendomi, ok? Allora, il vuoto dal vuoto è al tutto. Solo in uno spazio vuoto si può ingravidare di bellezza. Allora questa carta mi sta già dicendo che il vuoto si sta già facendo affinché ci sia un viaggio consapevole, il viaggio dell'anima consapevole. Ed è qualcosa di magnifico che arriva per te, perché ha a che fare con il successo pieno del mondo. Quando tu ti senti di non essere mai stata sola, si tolgono le illusioni, i veli, no? Perché dovevi attraversare l'inverno. Allora la bellezza che percepisci dopo, non potevi percepire tale bellezza e tale gioia se non avessi attraversato l'oscurità, la notte buia dell'anima, no? È un messaggio iniziatico molto forte, molto potente, stupendo, te ne metto un'altra. L'araba fenice, il nobile volo, qua tu volerai. È proprio la carta in chiusura perfetta, qua tu volerai, il nobile volo, adesso puoi volare, perché non hai più ciò che ti trattiene. Bellissimo, 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 è una stesa veramente iniziatica, straordinaria, adesso veramente sei pronta, sei pronto, il mondo ti ha trovato, se hai risposto sì. Sei pronta a essere vista? Sei pronto a essere visto nella verità? Bene, allora il mondo ti ha trovato. Bellissimo, ragazzi miei, ragazzi, commovente, poetico, stupendo.
Non aggiungo altro per questa variante, passiamo subito all'altra, come cornice, chiusura perfetta, e noi ci vediamo dall'altra parte, se mi segui anche lì, altrimenti per il momento ti abbraccio profondamente e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua ragazzi miei e ragazzi nella seconda variante dedicata all'amore che ti sta cercando, anche se non lo sai, e andiamo a vedere che cosa ci diranno i maestri attraverso le carte. Allora, vediamo. Chiedo al mio amante mistico, sposo invisibile, di realizzare questa creazione per te. Allora, prima carta. Chi o cosa ti sta cercando adesso? A livello d'amore o connessione profonda? Chi o cosa ti sta cercando adesso a livello di amore o connessione profonda? Perché non l'hai ancora riconosciuto? Qual è il velo che ti impedisce di vederlo? Cosa puoi fare per diventare visibile a questo amore? Cosa puoi fare per diventare visibile a questo amore? Come distinguere ciò che ti nutre da ciò che ti illude? Ok. Adesso, carta di chiusura, perlomeno dei tarocchi. Quale trasformazione nasce quando permetto all'amore di trovarmi? Qual è la trasformazione che nasce quando permetto all'amore di trovarmi? Mettiamo qua. Allora, ragazze mie ragazzi, qua non stiamo parlando solo di amore romantico, ma anche amore dell'anima, alleanze spirituali. Andiamo a fare con questa lettura la chiarezza sulle illusioni e sulla differenza tra il bisogno e la chiamata. Quindi andiamo a dare un'apertura alla ricezione profonda, quindi è molto utile per esempio se continui ad aspettare un amore ma in realtà non hai mai abbassato per esempio le difese per riceverlo, che il problema è riceverlo. Quindi se stai aspettando l'amore o qualcuno, però in realtà non hai mai abbassato le difese per riceverlo, ecco, questa lettura può darti un livello di consapevolezza che ti permette di aprirti e riceverlo, ok? Allora, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Chi o cosa ti sta cercando adesso a livello d'amore o connessione profonda? Il 4 di denari. Il 4 di denari è la carta di ciò che viene trattenuto. Ti sta cercando un amore che non può più accontentarsi di mezze verità. Questo amore è fermo, paziente, ma è anche carico di potenza repressa. È un amore che vuole stabilità, ma non la trova.
È come un'energia compressa, mi spiego, cioè vuole manifestarsi, ma tu forse lo stai ancora trattenendo. Cioè questo amore ti cerca con silenzio, ti cerca mentre tu cerchi sicurezza, ma la verità è che non puoi trattenere un amore destinato, cioè ti sta cercando qualcosa o qualcuno che non si accontenterà più di ruoli sicuri, ma che vuole anima, verità, nudità spirituale. Potrebbe essere un amore karmico che si risveglia, una connessione con te stessa o con te stesso che si sta preparando ad attrarre ciò che meriti, oppure, oppure un essere che ti osserva senza farsi vedere, aspettando il tuo sì. Quindi quello che ti voglio chiedere adesso per iniziare la trasmutazione è questo. Allora, dove nella tua vita stai trattenendo l'amore per paura di perderlo? Ecco, questa è la domanda giusta. Pensaci un attimo, cioè sentici piuttosto, cioè dove nella tua vita stai trattenendo l'amore per paura di perderlo? Dove? Dove? Ok? Scrivimelo giù. Dove stai trattenendo nella tua vita l'amore per paura di perderlo? Ok, andiamo a vedere adesso perché non l'hai ancora riconosciuto. Qual è il velo che ti impedisce di vederlo? Eh sì, c'è il 5 di denari, perché sei ancora nel luogo dell'esclusione. Ti senti esclusa o escluso. Il 5 di denari parla di privazione, senso di abbandono, povertà dell'anima, esclusione da un tempio sacro, cioè stai forse ancora guardando l'amore dalla finestra. Probabilmente sei convinta che non puoi entrarci, che non è per te, o che ancora non sei pronta o pronto, completo oppure degna, il senso di indegnità, no? Che l'abbiamo visto anche nel rituale sciamanico che ho pubblicato per risvegliare il tuo potere occulto, no? Ma il velo non è la realtà. Questa è la memoria del dolore, non la realtà. Questo è il ricordo di quando sei rimasta fuori e ora temi che succeda di nuovo. Ed è questo che ti impedisce di riconoscere che l'amore è già accanto a te. Non si vede perché lo guardi con gli occhi della ferita. Vi spiego? Allora, la domanda che ti faccio è questa. Chi ti ha fatto sentire fuori dalla porta? Chi ti ha fatto credere che l'amore fosse per altri ma non per te? Ok? Se individui una persona, un personaggio, tua madre, tuo padre, che sono i grandi archetipi, no? Quelli li hai scelti tu affinché tu potessi arrivare a questo punto e completare il percorso karmico, cioè abbattimento delle resistenze, attaccamenti e paure. Allora, quando individui la persona o personaggio, solitamente sono madre e padre, no? E poi si riflettono in tutte le relazioni che abbiamo, sempre gli stessi archetipi, o uno l'altro, più o meno uno, più o meno l'altro. Individua l'emozione collegata a quel momento e parla con l'emozione, includila. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in questa sensazione di abbandono. Non la nominare neanche, altrimenti entra in gioco il giudizio. Ho fede in questa sensazione. Cosa ti fa sentire l'abbandono, la perdita? Dove la senti nel corpo? Perché il corpo è il tempio dell'anima, nelle braccia, nelle gambe, nella pancia, nella gola. Allora percepisci questa sensazione dove la senti e di ho fede in te. Maestro, ho fede in te. Ok? Vediamo adesso cosa puoi fare per diventare visibile a questo amore. Asso di spade.
parlare la tua verità, tagliare il velo. Guarda, già mentre ti dicevo questo, è come se si stesse creando la carta a fianco, no? Tu, quando ti ho detto questa cosa, parla, ho fede in te all'emozione, allora ti stavo dicendo appunto quest'asso di spade qui. Perché mentre parli la tua verità, mentre tu dici all'emozione ho fede in te, tu tagli il velo, stai parlando, asso di spade. L'asso di spade è la chiarezza assoluta, non seduce, non compiace, non media, cioè per farti trovare da questo amore devi smettere di nasconderti, mentre tu ti dai all'emozione smetti di nasconderti. Questo non significa dire tutto a tutti, però questo significa essere integra, integro, vero, trasparente nella tua vibrazione. Quando la tua energia è onesta, e questo l'onestà tu la sperimenti affidandoti a questa emozione, l'amore che ti cerca può finalmente riconoscerti, ok? Non serve che tu non esiste la perfezione. Non serve che tu sia perfetto o perfetto, devi essere vera, vero. La perfezione non esiste sul piano di esistenza duale. Ma noi abbiamo quell'archetipo, il modello di perfezione a cui aneliamo, rendendo perfette le nostre vulnerabilità, rendendo perfette le nostre debolezze. Sono perfette, ok? L'amore che ti cerca sta aspettando che tu dica una cosa. Io sono questa. Io sono questo. Io amo me stessa. Io amo tutto questo, amo le mie imperfezioni, amo il mio difetto, perché sono tutte elaborazioni della mente quella che tu vedi imperfezione o difetto. Amale totalmente, perché nei tuoi difetti, quello che giudichi tu difetti, nelle tue fragilità, sono i tuoi più potenti alleati. Li hai chiesti apposta affinché tu potessi amarli ed essere vista da questo amore, o visto. L'amore che ti cerca sta aspettando che tu dica ma oh meraviglia, io sono questa, io sono questo. Allora ti invito a un'altra consapevolezza. Sei pronta ad amare chi sei e non a chi pensi di dover essere? Sei pronta o pronto ad amare chi sei e non a chi pensi di dover essere? Ecco, questa è la domanda, che l'amore sta cercando questo. Sì. Ok. Vediamo adesso come distinguere ciò che ti nutre da ciò che ti illude. L'imperatore, attraverso la struttura, l'integrità. Allora, l'imperatore qua ti insegna a riconoscere l'amore vero perché ha fondamenta. Cioè, le illusioni seducono, promettono, fanno sognare, ma non reggono nel tempo. L'amore che ti nutre, primo, non ha bisogno di correre. Secondo, si prende il tempo per costruire. Terzo, non gioca a farti sentire in bilico. Questo amore ti protegge, non ti confonde. Il vero amore ha radici e ali insieme. Ti nutre e ti guarda
e ti dice io ci sono anche quando non è facile. Allora l'imperatore ti dice impara a riconoscere la serietà sacra, la serietà sacra. Non scappare da chi è stabile, non inseguire chi vibra solo di inquietudine. Allora mi viene in mente che è possibile che tu abbia proiettato questo, no? Questo te lo chiedo sempre per una riflessione profonda. Qual è l'energia maschile dentro di te o fuori di te che ti nutre davvero? E quale invece ti destabilizza? Perché è dentro di te che avviene il cambiamento prima di manifestarlo fuori, no? Quindi quando pensi a qual è quell'energia maschile dentro di me che mi nutre, o anche fuori se lo vedi proiettato in qualcuno, no? Qual è quell'energia maschile che mi dà radici e ali? Qual è quell'energia maschile dentro di me e anche fuori se c'è, che non ha bisogno di correre, che non mi proietta ansia, che si prende il tempo per costruire, che non mi fa sentire in bilico? Qual è questa certezza? Questa è la riflessione che ti faccio, ok? E adesso andiamo a vedere quale trasformazione nasce quando permetti all'amore di trovarti. Ok. Bellissimo, paggio di denari. Guarda, qua mi dicono che rinasce la tua fiducia nel futuro. Ricominci a costruire con le mani nel cuore. Il paggio di denari qua è l'inizio di una nuova concretezza. È la tua anima che mette radici nella realtà, nella materia, facendo questo lavoro qui. Mi spiego? Cioè, quando ti fai trovare, quando smetti di nasconderti dietro la paura, quando dici eccomi, lo dici all'amore, eccomi, allora puoi iniziare a creare qualcosa di nuovo, di duraturo e di fertile. Quindi in questo momento mi dicono che la trasformazione non è solo emotiva, è materiale. L'amore ti cambia davvero quando ti spinge a seminare, mi spiego, a credere di nuovo nella cura, nella pazienza. Questo mi dicono che è solo l'inizio di una relazione con te stessa importantissima e anche con un altro essere che ti fa sentire al sicuro nel tuo divenire. Ok? Quindi l'amore che ti sta cercando ha queste fondamenta. Ricapitoliamo che è fondamentale: io mi amo, soprattutto le mie fragilità che sono i miei più potenti alleati. E allora questo amore germoglierà anche nella materia, ma prima di tutto è un incontro dentro di te e poi fuori. Allora chiediti, magari metti la mano sul cuore in questo momento, la destra sopra la sinistra, e chiediti: mi sto lasciando amare davvero? Allora, se il tuo cuore dice sì, allora stai già camminando incontro all'amore che ti stava cercando da sempre. Quando il Bhakta cerca ardentemente il Bhagavan sta cercando ardentemente il Bhakta. Allora sei già in cammino verso l'amore che ti appartiene da sempre. Molto bella, poetica, bellissima questa stesa. Adesso voglio arricchirla con la parte oracolare. Voglio metterci i miei potenti oracoli lui-lei a questo punto, perfetti, sull'amore a specchio. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po'. Per tutte le ragazze nuove, per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo
cosa ti dice questo amore che ti sta cercando ardentemente e con il quale si matura e si radica nella materia. Aspetta, c'è un moscerino qua. Ok, aspettate un attimo. Allora, vediamo. Bellissimo. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Allora qua tu stai integrando, molti di voi hanno risposto sì alla domanda che ti ho fatto. Allora qua c'è una persona che anche è il tuo riflesso stesso, con il quale tu costruisci, che si incarna davanti a te, si manifesta come una persona che ha vissuto le tue stesse esperienze e ti dice: il mio tormento è finito, ora mi sento degno di te, io ti merito, perché tu l'hai detto all'amore. Bellissimo, una persona che sente di meritarti è una persona di grande valore. Cos'altro? La pazienza. Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. È proprio questo imperatore qui, la struttura, la solidità. Viviamo momento per momento, ti dirà l'amore fuori da te, e anche l'amore che è in cammino verso di te ti sta dicendo questo. Vivi momento per momento nell'accettazione radicale di tutto ciò che tu consideri fragilità, perché è la bellezza incarnata. Tu sali, non pensarci, vai, perché mentre accetti, includi te stessa o te stesso, tu realizzi questo amore unico. Ok. Ed è una persona paziente, perché la pazienza costruisce l'amore. Cos'altro? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Quante volte siamo scappate o siamo scappati davanti a qualcosa di luminoso, di grande? Lo abbiamo fatto o consciamente o inconsciamente. Il punto in questa stesa è che ci perdoniamo, facciamo fluire le nostre emozioni per quante volte non ci siamo concesse o concessi di ricevere. Non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, non mi sono permesso di ricevere. Ma siccome l'altra persona è uno specchio, adesso arriva una persona che o la stai già trasformando, la persona magari con la quale stai, con questa consapevolezza, nella resa che si permette di ricevere, perché anche tu ti permetti di farlo. Cos'altro? Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Io non lo so se questo amore già c'è per te, a livello di forma manifesta, però tu lo già stai percependo questa cosa che ti ho detto, ok? E l'amore stesso è il Bhagavan che ti cerca il Bhakta, no? Vi percepite in ogni cellula trasuda del vostro amore. Ed è questo che è in cammino verso di te. Tutte le tue fragilità, tutto quello che tu giudichi difetti, è quello che sta cercando l'amore. È quello, l'amare profondamente quelle fragilità, quelli che consideri difetti, quelli che secondo una morale comune sono visti come difetti. È quello l'amore che ti sta cercando. Amala profondamente quella parte, perché è quello l'amore più grande che puoi darti e quindi ricevere. Ok? Bellissima quest'altra stesa, molto commovente e profonda. Io l'arricchirei, continuo ad arricchirla con due altri oracoli. Quali sono queste qualità ardenti in te che mi manifesterai e che l'amore vuole da te? Le qualità ardenti della dea. Le qualità ardenti della dea.
Allora, qua c'è la carta del futuro. Le qualità ardenti della dea mi stanno dicendo di guardare, è un po' il sunto di tutta questa stesa che abbiamo fatto adesso, questa carta del futuro. Il futuro è luminosissimo, proprio come te l'ho descritto, perché il futuro non esiste, si crea adesso. Di conseguenza i tarocchi hanno letto questo grande potenziale in movimento verso di te, no? Quindi nel futuro tu avrai l'accettazione totale di tutto ciò che consideri difetti, fragilità di te. E quindi in futuro vedrai questa manifestazione di una persona che ha la totale percezione della bellezza in quelle fragilità che tu vedi di te stessa o di te stesso adesso. Ok? Quale altra qualità ardente della dea? La liberazione da tutti gli schemi disfunzionali. La liberazione dagli schemi disfunzionali laddove non si è accettati se stessi, no? Kali, la grande distruttrice, che crea il vero spazio dell'essere. È come se fosse una frase questa: in futuro c'è la liberazione da questi schemi, no? Del non permettersi di riceverlo. Cos'altro? Arriva l'amore romantico, vuoi o non vuoi, è anche l'amore romantico questo sul piano della realtà fenomenica, cioè nei fatti. Arriva l'amore, Afrodite ti apre le sue porte. Venere, Afrodite ti apre le sue porte, perché in questo prossimo futuro, che il tempo non esiste, no? Il tempo è dato dal tempo che tu ci impieghi a darti alle tue fragilità. Ecco, quello è il tempo. Quindi qua l'amore è assicurato, l'amore romantico anche, ma prima di tutto deve avvenire un amore intriso di fiducia nelle tue fragilità. Io ho fede in te. C'ho un dito storto, ho fede nel mio dito storto. Beh, storto rispetto a cosa? Rispetto a una linea retta, ma non è sbagliato. Mi spiego? Cioè, noi basiamo le nostre percezioni di difetti e difficoltà su una morale distorta, su un senso comune, sul luogo comune. Qua i luoghi comuni vanno banditi e li stiamo distruggendo a poco per essere liberi. La libertà è amore. Senza libertà l'amore non ci può essere. La libertà da cosa? Dalle proprie paure, resistenze e attaccamenti all'amore stesso. La libertà dalle proprie resistenze, paure e attaccamenti, proprio come nel mito di Amore e Psiche, ti dà l'amore che vuoi tu, Venere, Afrodite. L'amore alla tua altezza, che ti meriti per diritto di nascita. E mi viene in mente anche un podcast da suggerirvi, ragazze e miei ragazzi, Magia Pratica 12, il segreto sciamanico, dove ti spiego che cos'è proprio il mito di Amore e Psiche e come utilizzarlo nella quotidianità, perché la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, tutto ciò che vivi, tutto ciò con il quale interagisci è simbolo, immagine, mito, ed è tutto mandato dal Dio amore. Quindi è una stesa potentissima, toccantissima, un toccasana per l'anima, direi. Io mi auguro di averti dato degli input importanti in questa stesa e concludo qui. Ti auguro ogni bellezza percepibile. Ti abbraccio fortissimo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!